E voilà, mi ritrovo con il nuovo SRAM XXXL in modo del tutto inaspettato. Il perché ve lo spiegherò più avanti. Ma cosa mi porta di più questa trasmissione rispetto all'XX1 Eagle AXS? SRAM dice che esistono più o meno 200 cause per le quali una trasmissione possa riscontrare problemi di malfunzionamento. Il sistema Eagle ne ha eliminati circa un quarto, con la creazione di un sistema specifico 1-12 velocità. Il sistema Eagle Transmission, questo per l'appunto, riesce a eliminare altri 2/3 dei possibili eventi più importanti che possono causarne il malfunzionamento. I gruppi T-Type SRAM riscrivono le regole su come una trasmissione si adatti al telaio della bici, migliorandone le prestazioni. Purtroppo questa evoluzione potrebbe significare la fine degli aggiornamenti dei telai più vecchi che non sono dotati del supporto UDH Universal Derailleur Hanger, rendendo le attuali mountain bike purtroppo dei pezzi di antiquariato. L'UDH è necessario per il sistema rivoluzionario, e ripeto rivoluzionario, full mount, dove non è richiesto il forcellino e il deragliatore viene agganciato direttamente al telaio, rendendo tutto il sistema molto più robusto, preciso ed affidabile. È da più di 2 settimane che utilizzo questo cambio ed ora vi spiego pregi e difetti. Prima di iniziare vorrei chiedervi di iscrivervi al canale, a voi non costa nulla, mentre a noi ci darebbe la possibilità di portare sul canale contenuti sempre più interessanti. Partiamo dal cambio. Con questa trasmissione si può spingere al massimo anche durante la cambiata, perché con l'introduzione della tecnologia X-Sync sulla cassetta e con la programmazione delle fasi di cambiata, il sistema rende possibile il controllo della cambiata con qualsiasi forza di trazione. Quando si cambia, il firmware del cambio posteriore calcola l'esatto momento nella sequenza dei vari movimenti che permette l'allineamento corretto con il pignone di trasferimento, sia a scendere sia a salire, posizionando il rollino della catena sul dente di riferimento della cassetta. Si crea in questo modo una presa costante della catena per la trasmissione della potenza senza interruzioni. Tutto questo ambaradan assicura una costante trasmissione della potenza e migliora la durata nel tempo del sistema. La cassetta ha una nuova distribuzione dei rapporti con pignoni da 38-44 anziché 36-42, il che significa un passaggio più dolce al pignone da 52 denti, rendendo anche la cadenza di pedalata più uniforme. Il sistema elettronico però risulta essere meno veloce rispetto all'XX1 AXS perché aspetta il momento ottimale per spostare la catena, quindi si potrebbe avvertire una lieve esitazione dopo aver premuto il pulsante del cambio. Gran parte del lavoro è stato speso per rendere il sistema più resistente rispetto all'Eagle AXS precedente. La rimozione del forcellino è una genialata, quindi non si ha più l'ansia che questo si possa rompere come ci è successo quest'anno alla Cape Epic. L'overload clutch funziona come prima. Questa tecnologia funziona come una sorta di frizione di sicurezza che consente al deragliatore di scorrere o ruotare in caso di impatto, riducendo così la forza trasmessa da altre parti della trasmissione e minimizzando il rischio di danni. Una volta che la situazione di impatto è passata, il componente torna alla sua posizione originale e riprende la normale operatività. La Magic Wheel è un altro componente aggiunto che migliora la sicurezza nel caso in cui qualcosa finisca nella puleggia del deragliatore. Anche la catena flat top è stata introdotta per aumentarne la durata. Infatti il design piatto distribuisce il carico in modo più uniforme sulla catena, riducendo lo stress sulle singole maglie. Non solo, ma il design piatto tende a produrre meno rumore durante la cambiata e la pedalata, rendendo l'esperienza di guida più silenziosa e piacevole. Il nuovo manettino AXS a 2 pulsanti è migliorato in termini di ergonomia e semplicità. Il problema di toccare inavvertitamente il manettino con l'indice della mano quando questa è ravvinghiata al manubrio non esiste più, perché il manettino è più snello ed è impossibile azionare il sistema se non tramite il pollice. Il sistema offre innumerevoli opzioni di regolazione per una ergonomia ottimale. La guarnitura presenta 2 nuove robuste pedivelle XX e la corona ha una dentatura con dei nuovi profili. Questa è la versione XXSL con misuratore di potenza a doppia faccia, che offre una precisione dell'1,5% su entrambi i lati, quindi precisione migliorata rispetto al vecchio Quark.
Questo power meter offre la funzionalità Magic Zero che calibra automaticamente il misuratore mentre si è in movimento. Questa funzione è particolarmente utile perché i misuratori di potenza possono subire piccole variazioni e alterazioni nel corso del tempo a causa di fattori ambientali, cambiamenti di temperatura e usura dei componenti. SRAM sta perseguendo una strategia di semplificazione delle loro tecnologie. Non avendo alcuna vite di regolazione del deragliatore, l'installazione del deragliatore posteriore risulta essere molto semplice. Tutto il sistema ne è stato montato in meno di 30 minuti. Il corpetto ruota libera XD rimane lo stesso, quindi non ho dovuto comprare un nuovo corpetto per l'Indoor Trainer Tax. Lo stesso vale per il movimento centrale. L'attacco della corona con 8 bulloni e anche le vecchie batterie e l'applicazione AXS sono ancora validi e compatibili. Come per qualsiasi sistema a 12 velocità con tolleranze minime, un allineamento preciso è fondamentale per evitare problemi di salti della catena e ho dovuto effettuare un piccolo aggiustamento durante la prima uscita tramite il controllo AXS Pod. Subito dopo l'aggiustamento non ho avuto più problemi. Ne ho annotati fino a 5. Lo svantaggio più ovvio è che la trasmissione Eagle T-Type funziona solo con telai che utilizzano l'attacco UDH di SRAM. SRAM mette a disposizione sul proprio sito una tabella con tutti i modelli di biciclette che sono compatibili al sistema. L'elenco è in continuo aggiornamento. Altro svantaggio è che i componenti non sono retrocompatibili, quindi non è possibile montare corone, cassette, catene della nuova trasmissione su trasmissioni più vecchie. La durata della batteria sembra essere leggermente inferiore rispetto ai sistemi AXS precedenti, quindi se avete in programma lunghe percorrenze, soprattutto in giornate fredde, sarebbe utile portare con sé una seconda batteria. Se vi piacciono cassette e catene dal look particolare, non esistono ancora opzioni colorate disponibili, ma sono sicuro che col tempo appariranno sul mercato. Ultimo svantaggio è il prezzo molto alto, soprattutto per il top di gamma XXSL dotato di power meter. Ma anche questo con il tempo andrà a calare. Come detto all'inizio del video, non era nei miei piani fare un upgrade della trasmissione XX1 Eagle XS montata su questa mountain bike acquistata solo 15 mesi fa. La decisione è maturata a causa dei problemi del cambio dopo la Cape Epic di marzo. Subito dopo la Cape Epic il cambio non è stato più preciso. Ho affrontato prove, cambi di componenti e spese inutili che non hanno portato a nulla se non che solo una grande frustrazione. Ad aprile la catena ha iniziato a non scendere dal pignone 32 al 28. Nonostante vari tentativi di regolazione, tutti falliti, ho deciso di cambiare la cassetta. Prima spesa, non da poco. Ma anche con la nuova cassetta il problema persisteva. Sul pignone 12 questa volta, che non saliva sul 14. Tutto veniva accompagnato da rumori strani all'anteriore. Porto la bici dal meccanico che risolve il problema del rumore cambiandomi la corona. Altra spesa dopo la cassetta. Porto a casa la bici, faccio un'uscita ed il cambio ancora una volta non è preciso. Decido di cambiare la catena. Altra spesa dopo cassetta e corona. Ma nulla da fare, il problema persiste. Riporto la bici dal meccanico che inizia ad essere a corto di idee. Controlla la centratura della ruota e del forcellino, allunga la catena di una maglia e monta anche un nuovo deragliatore. Ma il problema persiste. Il meccanico alza bandiera bianca e il mio morale crolla. A 4 settimane dall'Appenninica mi ritrovo con una trasmissione che non funziona.
L'unica è andare da Stall, il produttore della mia bici. Prendo un giorno di ferie perché Stall si trova quasi al confine della Germania, mi ricontrollano tutto ed il verdetto finale è che il deragliatore è difettoso. Ci vogliono circa 2 settimane per avere il nuovo deragliatore sotto garanzia. Siamo all'inizio di agosto, la pennica fra 4 settimane decido di girare pagina e di fare l'upgrade, mentre la vecchia trasmissione, che ha tutti i componenti nuovi, la rivenderò. Sul mio sito internet www.mountainbikingtube.com troverete il PDF relativo scaricabile gratuitamente con i dettagli dei prezzi di tutti i componenti per le 3 trasmissioni XXSL, XX e XO. E con questo è tutto, vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!